Allora, il metodo UDL per la progettazione di un corso di spagnolo come lingua straniera online. Queste che vedremo adesso sono le linee guida per la progettazione di un corso L, cioè spagnolo come lingua straniera, che possono anche essere implementate per altre tipologie di corsi. Allora, il primo blocco è la rappresentazione. Linea guida 1: fornire opzioni per la percezione. Offrire modi per personalizzare la visualizzazione delle informazioni. Visualizzare le informazioni in un formato flessibile in modo da poter variare le seguenti caratteristiche percettive: il contrasto tra lo sfondo e il testo o l'immagine, il colore, usato per informazione o enfasi, il volume o la velocità del discorso e del suono, la velocità o il tempo di video, animazioni, suoni, simulazioni, eccetera, la disposizione di elementi visivi o di altro tipo, il carattere utilizzato per il materiale di stampa di cui abbiamo parlato, sarebbe il carattere, io preferisco Comic Sans, però deve essere un carattere chiaro per gli studenti. Offrire alternative per le informazioni uditive. Usare equivalenti testuali sotto forma di didascalie o di riconoscimento vocale automatizzato, speech to text per il linguaggio parlato. Fornire diagrammi visivi, grafici. Fornire trascrizioni scritte per video o clip audio. Fornire il linguaggio dei segni per lo spagnolo parlato. Usare analoghi visivi per rappresentare l'enfasi e la prosodia, ad esempio emoticon, simboli, immagini. Fornire equivalenti visivi o tattili, ad esempio vibrazioni per enfasi sonori o avvisi. Offrire alternative per le informazioni visive. Fornire descrizioni, testo o parlato, per tutte le immagini, grafici, video o animazioni. Utilizzare equivalenti tattili, grafici tattili o oggetti di riferimento per le immagini chiave che rappresentano i concetti. Fornire oggetti fisici e modelli spaziali per trasmettere la prospettiva e l'interazione. Fornire spunti uditivi per concetti chiave e transizioni nelle informazioni visive. Seguire gli standard di accessibilità quando si crea un testo digitale. Permettere a un assistente competente, un partner o un interveniente, di leggere il testo ad alta voce. Fornire l'accesso al software text-to-speech. Linea guida 2. Fornire opzioni per il linguaggio. Chiarire il vocabolario e i simboli. Allora, preinsegnare il vocabolario, specialmente in modi che promuovono la connessione con l'esperienza e la conoscenza precedente degli studenti. Fornire simboli grafici con descrizioni testuali alternative. Evidenziare come termini, espressioni complesse siano composte da parole più semplici. Incorporare il supporto per il vocabolario e i simboli all'interno del testo, ad esempio collegamenti ipertestuali o note a piedi pagina a definizioni, spiegazioni, illustrazioni, copertura precedente, traduzioni. Incorporare il supporto per riferimenti non familiari all'interno del testo, ad esempio espressioni idiomatiche, linguaggio accademico, linguaggio figurato, per esempio metafore, gergo, linguaggio arcaico, colloquiale, dialetto. Chiarire la sintassi e la struttura.
Chiarire la sintassi non familiare nel linguaggio o la struttura sottostante, per esempio illustrazioni, esposizioni estese o narrazioni. Evidenziare le relazioni strutturali o renderle più esplicite. Fare collegamenti con le strutture precedentemente apprese. Rendere esplicite le relazioni tra gli elementi, ad esempio evidenziando le parole di transizione in un saggio, i collegamenti tra le idee in una mappa concettuale, eccetera. Supportare la decodifica del testo. Permettere l'uso di text-to-speech, utilizzare testo digitale con una registrazione di voce umana di accompagnamento, ad esempio Daisy o Talking Books. Permettere la flessibilità e un facile accesso ai contenuti. Offrire chiarimenti attraverso liste di termini chiave. Promuovere la comprensione tra le lingue. Rendere tutte le informazioni chiave nella prima lingua, nel nostro caso l'italiano. Anche nella lingua dominante, per esempio l'inglese, e nella lingua dei segni per gli studenti sordi, anche se spesso gli studenti sordi non conoscono la lingua dei segni e si specializzano nella lettura delle labbra. Molti alunni sordi riescono a leggere le labbra più facilmente. Collegare le parole chiave del vocabolario alle definizioni e alle pronunce in entrambe le lingue dominanti e tradizionali. Definire il vocabolario specifico utilizzando sia i termini specifici che quelli comuni. Fornire strumenti di traduzione elettronica o link a glossari multilingue sul web. Incorporare supporti visivi e non linguistici per il chiarimento del vocabolario, immagini, video, eccetera. Illustrare attraverso molteplici media. Presentare i concetti chiave in una forma di rappresentazione simbolica, ad esempio un testo espositivo, con una forma alternativa, ad esempio un'illustrazione, una tabella, un modello, un video, un fumetto, uno storyboard, una fotografia, un'animazione, un manipolatore fisico virtuale. Fare collegamenti espliciti tra le informazioni fornite nei testi e qualsiasi rappresentazione di accompagnamento di tali informazioni in illustrazioni. Linea guida 3. Siamo nel blocco di rappresentazione del materiale. Linea guida 3. Fornire opzioni per la comprensione. Attivare o fornire conoscenze di base, cioè ancorare l'istruzione collegandosi e attivando la conoscenza precedente pertinente, per esempio usando immagini visive, ancoraggio dei concetti o routine di padronanza dei concetti. Utilizzare organizzatori avanzati come mappe concettuali. Preinsegnare i concetti critici dei prerequisiti attraverso dimostrazioni o modelli. Collegare i concetti con analogie e metafore rilevanti. Fare connessioni esplicite tra i vari programmi. Fare riferimento a contenuti di altre materie. Evidenziare modelli, caratteristiche critiche, grandi idee e relazioni. Evidenziare o sottolineare elementi chiave nel testo. Utilizzare schemi, organizzatori grafici, routine di organizzazione dell'unità, routine di organizzazione dei concetti e routine di padronanza dei concetti per sottolineare le idee chiave e le relazioni. Usare più esempi e non esempi per enfatizzare le caratteristiche critiche. Utilizzare spunti e suggerimenti per attirare l'attenzione sulle caratteristiche critiche. Evidenziare le abilità precedentemente apprese che possono essere utilizzate per risolvere esercizi. Guida all'elaborazione, visualizzazione e manipolazione delle informazioni. Dare indicazioni esplicite per ogni passo di un processo sequenziale. Fornire opzioni per metodi e approcci organizzativi.
tabelle, fornire modelli interattivi che guidano l'esplorazione e nuove comprensioni, introdurre impalcature graduate che sostengono le strategie di elaborazione delle informazioni, fornire punti di ingresso multipli a una lezione e percorsi opzionali attraverso il contenuto, per esempio esplorare le grandi idee attraverso opere drammatiche, arti e letteratura, film e media. Chunk informazioni in elementi più piccoli. Rilasciare progressivamente le informazioni, ad esempio evidenziazione sequenziale. Rimuovere le distrazioni non necessarie a meno che non siano essenziali per l'obiettivo didattico. Massimizzare il trasferimento e la generalizzazione. Fornire liste di controllo, organizzatori, note adesive, promemori elettronici. Promuovere l'uso di strategie e dispositivi mnemonici, ad esempio immagini visive, strategie di parafrasi, eccetera. Incorporare opportunità esplicite di revisione e pratica. Fornire modelli, organizzatori grafici, mappe concettuali per sostenere la presa di appunti. Fornire impalcature che collegano le nuove informazioni alla conoscenza precedente, ad esempio reti di parole, mappe concettuali, mezze piene. Incorporare idee nuove in idee e contesti familiari, ad esempio uso di analogia, metafora, dramma, musica, film, eccetera. Fornire opportunità esplicite e supportate per generalizzare l'apprendimento a nuove situazioni. Offrire opportunità nel tempo per rivisitare le idee chiave e collegamenti tra le idee. Ora affrontiamo la seconda parte, mezzi multipli di azione ed espressione. Linea guida numero 4, fornire opzioni per l'azione fisica. Variare i metodi di risposta e di navigazione. Fornire alternative nei requisiti di frequenza, tempistica, velocità e gamma di azioni motorie richieste per interagire con i materiali didattici, i manipolatori fisici e le tecnologie. Fornire alternative per rispondere fisicamente o indicare le selezioni, ad esempio alternative alla marcatura con penna e matita, alternative al controllo del mouse. Fornire alternative per interagire fisicamente con i materiali tramite la mano, la voce, un interruttore singolo, un joystick, una tastiera o una tastiera adattata. Ottimizzare l'accesso agli strumenti e alle tecnologie assistive. Fornire comandi da tastiera alternativi per l'azione del mouse. Costruire opzioni di commutazione e scansione per un maggiore accesso indipendente e alternative di tastiera. Fornire accesso a tastiere alternative. Personalizzare gli overlay per touchscreen e tastiere. Scegliere un software che funzioni perfettamente con le alternative della tastiera e i tasti Alt. Linea guida 5, sempre di azione ed espressione. Fornire opzioni per l'espressione e la comunicazione. Utilizzare più mezzi di comunicazione. Comporre con diversi media come testo, discorso, disegno, illustrazione, design, film, musica, danza, movimento, arte visiva, scultura o video. Utilizzare manipolatori fisici, ad esempio blocchi, modelli 3D, blocchi base 10. Utilizzare i social media e gli strumenti web interattivi, ad esempio forum di discussione, chat, web design, strumenti di annotazione, storyboard, fumetti, presentazioni di animazione. Comporre con diversi media come testo, discorso, disegno, illustrazione, fumetti, storyboard, design, film, musica, arte visiva, scultura o video.
Risolvere problemi usando una varietà di strategie. Utilizzare gli strumenti per la costruzione e la composizione. Fornire correttori ortografici, controllori grammaticali, software di predizione delle parole. Fornire software text-to-speech, riconoscimento vocale, dettatura umana, registrazione. Fornire inizi di frase o strisce di frase. Usare story web, strumenti di outlining o di mappatura concettuale. Utilizzare applicazioni web, ad esempio wiki, animazione, presentazione. Costruire fluenze con livelli graduali di supporto per la pratica e la performance. Fornire modelli differenziati da emulare, cioè modelli che dimostrano gli stessi risultati ma usano approcci diversi, strategie, abilità, eccetera. Fornire mentori differenziati, cioè insegnanti, tutor che usano approcci diversi per motivare, guidare, dare feedback o informare. Fornire impalcature che possono essere gradualmente rilasciate con l'aumento dell'indipendenza e delle competenze, per esempio, incorporate nel software digitale di lettura o scrittura. Fornire un feedback differenziato, per esempio un feedback che sia accessibile perché può essere personalizzato dai singoli studenti. Fornire molteplici esempi. Siamo adesso alla linea guida 6, fornire opzioni per le funzioni esecutive del blocco azione ed espressione. Guida alla definizione di obiettivi appropriati. Fornire suggerimenti e impalcature per valutare lo sforzo, le risorse e la difficoltà. Fornire modelli o esempi del processo e del prodotto della definizione degli obiettivi. Fornire guide e liste di controllo per l'impalcatura delle definizioni degli obiettivi. Pubblicare scopi, obiettivi e programmi in un posto ovvio. Sostenere la pianificazione e lo sviluppo della strategia. Incorporare suggerimenti per fermarsi a pensare prima di agire, nonché uno spazio adeguato. Incorporare suggerimenti per mostrare e spiegare il proprio lavoro, ad esempio revisione del portfolio. Fornire liste di controllo e modelli di pianificazione del progetto per comprendere il problema, impostare la priorità, le sequenze e i programmi di fase. Incorporare allenatori o mentori che modellano il think aloud del processo. Fornire guide per rompere gli obiettivi a lungo termine in obiettivi a breve termine raggiungibili. Facilitare la gestione delle informazioni e delle risorse. Fornire organizzatori grafici e modelli per la raccolta dei dati e l'organizzazione delle informazioni. Incorporare suggerimenti per categorizzare e sistematizzare. Fornire liste di controllo e guide per prendere appunti. Migliorare la capacità di monitorare i progressi. Fare domande per guidare l'autocontrollo e la riflessione. Mostrare rappresentazioni dei progressi, ad esempio foto prima e dopo, grafici e tabelle che mostrano i progressi nel tempo, portfolio dei processi. Chiedere agli studenti di identificare il tipo di feedback o consiglio che stanno cercando. Utilizzare modelli che guidano l'autoriflessione sulla qualità e la completezza. Fornire modelli differenziati di strategie e di autovalutazione, per esempio giochi di ruolo, revisioni video, feedback tra pari.
Uso di liste di controllo per la valutazione di rubriche di punteggio e di esempi multipli di lavoro, esempi di performance degli studenti annotati. E ora iniziamo la terza parte, che è il coinvolgimento. Linea guida numero 7, fornire opzioni per reclutare interesse. Ottimizzare la scelta individuale e l'autonomia. Fornire agli studenti la massima discrezione e autonomia possibile, fornendo scelte in cose come il livello di sfida percepito, il tipo di premi o riconoscimenti disponibili, il contesto o il contenuto utilizzato per praticare e valutare le abilità, gli strumenti utilizzati per la raccolta o la produzione di informazioni, il colore, il design, la grafica dell'aiuto, eccetera, la sequenza o la tempistica per il completamento dei sottocomponenti dei compiti, permettere agli studenti di partecipare alla progettazione delle attività di classe e dei compiti accademici, coinvolgere gli studenti dove e quando possibile nella definizione dei loro obiettivi accademici e comportamentali personali, ottimizzare la rilevanza, il valore e l'autenticità. Variare le attività e le fonti di informazione in modo che possano essere personalizzate e contestualizzate alla vita degli studenti, culturalmente rilevante, socialmente rilevante, adatte all'età e all'abilità, adatte ai diversi gruppi razziali, culturali, etnici e di genere, progettare attività in modo che i risultati dell'apprendimento siano autentici, comunichino a un pubblico reale e riflettano uno scopo che sia chiaro ai partecipanti. Fornire compiti che permettono la partecipazione attiva. Invitare alla risposta personale, alla valutazione e all'autoriflessione sul contenuto e sulle attività. Includere attività che promuovono l'uso dell'immaginazione per risolvere problemi nuovi e rilevanti o dare un senso a idee complesse in modo creativo. Minimizzare le minacce e le distrazioni. Creare un clima di classe accettante e solidale. Variare il livello di novità o di rischio. Grafici, calendari, orari, timer visibili, spunti, eccetera, che possono aumentare la prevedibilità delle attività quotidiane e delle transizioni. Creazione di routine di classe. Avvisi e anteprime che possono aiutare gli studenti ad anticipare e prepararsi per i cambiamenti di attività, programmi ed eventi nuovi. Opzioni che possono in contrasto con quanto sopra massimizzare l'inaspettato, il sorprendente o il nuovo in attività di routine. Variare il livello di stimolazione sensoriale. Variazioni in presenza di rumore di fondo o stimolazione visiva. Buffer di rumore, numero di caratteristiche o elementi presentati alla volta. Variazione del ritmo di lavoro, della lunghezza delle sessioni di lavoro, della disponibilità di pause o time out o dei tempi o della sequenza delle attività. Variare le richieste sociali richieste per l'apprendimento o la performance, il livello percepito di supporto e protezione e i requisiti per l'esposizione pubblica e la valutazione. Coinvolgere tutti i partecipanti nelle discussioni dell'intera classe. Aumentare la salienza degli scopi e degli obiettivi. Sollecitare o richiedere agli studenti di formulare o riaffermare esplicitamente l'obiettivo.
Visualizzare l'obiettivo in più modi. Incoraggiare la divisione degli obiettivi a lungo termine in obiettivi a breve termine. Dimostrare l'uso di strumenti di pianificazione manuali o basati su computer. Utilizzare suggerimenti o impalcature per visualizzare il risultato desiderato. Coinvolgere gli studenti in discussioni di valutazione su ciò che costituisce l'eccellenza e generare esempi rilevanti che si collegano al loro background culturale e ai loro interessi. Variare le richieste e le risorse per ottimizzare la sfida. Differenziare il grado di difficoltà o complessità entro cui le attività principali possono essere completate. Fornire alternative negli strumenti e nelle impalcature consentite. Variare i gradi di libertà per ottenere prestazioni accettabili. Enfatizzare il processo, lo sforzo e il miglioramento nel soddisfare gli standard come alternativa alla valutazione esterna e alla competizione. Promuovere la collaborazione e la comunità. Creare gruppi di apprendimento cooperativo con l'obiettivo, ruoli e responsabilità chiare. Creare in tutta la scuola programmi di supporto al comportamento positivo con obiettivi e supporti differenziati. Fornire suggerimenti che guidino gli studenti su quando e come chiedere aiuto ai compagni o agli insegnanti. Incoraggiare e sostenere le opportunità di interazioni e supporto tra pari, per esempio per tutor. Costruire comunità di studenti impegnati in interessi o attività comuni. Creare aspettative per il lavoro di gruppo, ad esempio rubriche, norme, eccetera. Aumentare il feedback orientato alla padronanza. Fornire un feedback che incoraggi la perseveranza, si concentri sullo sviluppo dell'efficacia e dell'autoconsapevolezza e incoraggi l'uso di supporti e strategie specifiche di fronte alle sfide. Fornire un feedback che enfatizzi lo sforzo, il miglioramento e il raggiungimento di uno standard piuttosto che la performance relativa. Fornire un feedback che sia frequente, tempestivo e specifico. Fornire un feedback che sia sostanziale e informativo piuttosto che comparativo o competitivo. Fornire un feedback che modella come incorporare la valutazione, compresa l'identificazione di modelli di errori e risposte sbagliate, in strategie positive per il successo futuro. Linea guida numero 9. Fornire opzioni per l'autoregolazione. Promuovere aspettative e convinzioni che ottimizzino la motivazione. Fornire suggerimenti, promemoria, guide, rubriche, liste di controllo che si concentrano su obiettivi di autoregolazione, come la riduzione della frequenza di scoppi aggressivi in risposta alla frustrazione. Fornire suggerimenti, promemoria, guide, rubriche, liste di controllo che si concentrano su come aumentare la duratura dell'orientamento on task di fronte alle distrazioni. Fornire suggerimenti, promemoria, guide, rubriche, liste di controllo che si concentrano su come aumentare la frequenza dell'autoriflessione e degli autorinforzi. Fornire allenatori, mentori o agenti che modellano il processo di definizione di obiettivi personali appropriati che tengono conto sia dei punti di forza che delle debolezze. Sostenere attività che incoraggino l'autoriflessione e l'identificazione di obiettivi personali.
Facilitare le abilità e le strategie personali di coping. Fornire modelli differenziati, impalcature e feedback per gestire la frustrazione. Fornire modelli differenziati, impalcature e feedback per cercare supporto emotivo esterno. Fornire modelli differenziati, impalcature e feedback per sviluppare i controlli interni e le abilità di coping. Fornire modelli differenziati, impalcature e feedback per gestire in modo appropriato le fobie specifiche della materia e i giudizi di attitudine naturale, ad esempio come posso migliorare le aree in cui ho difficoltà, piuttosto che non sono bravo in spagnolo. Utilizzare situazioni di vita reale o simulazioni per dimostrare le abilità di coping. Sviluppare l'autovalutazione e la riflessione. Offrire dispositivi, aiuto o tabelle per assistere gli individui nell'imparare a raccogliere, registrare e visualizzare i dati del proprio comportamento allo scopo di monitorare i cambiamenti in tali comportamenti. Usare attività che includono un mezzo attraverso il quale gli studenti ottengono un feedback e hanno accesso a supporti alternative, ad esempio modelli, display di feedback, che supportano la comprensione del progresso in un modo che sia comprensibile e tempestivo.